Buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi come primo argomento parleremo dell'empatia creativa al servizio dell'istruzione dei bambini. In questa lezione esamineremo come l'architettura, concepita come ambiente formativo e arricchita da scelte multidisciplinari, possa trasformare un luogo in uno spazio educativo. In particolare prenderemo in considerazione il caso del nido iride di Guastalla in provincia di Reggio Emilia, affettuosamente soprannominato La Balena, per esplorare come questo straordinario progetto architettonico contribuisca all'istruzione e allo sviluppo dei bambini. Obiettivi della lezione: acquisire il concetto di nido a misura di bambino e del ruolo fondamentale che un team sinergico può svolgere per lo sviluppo completo e armonioso di ciascuno dei sensi del bambino, al fine di realizzare appieno il suo potenziale. Ed inoltre acquisire l'importanza di creare un ambiente stimolante e incoraggiare l'esplorazione. Senza dubbio il nido d'infanzia Iride di Guastalla, progettato dallo studio Mario Cucinella Architects, incarna appieno il concetto di empatia creativa, un principio cardine che permea l'intera filosofia educativa presente in questo luogo. Questo principio non solo si pone come fondamentale, ma è una visione che va oltre, abbracciando l'architettura dello spazio come un terzo educatore, visione di cui fu precursore Loris Malaguzzi. L'empatia creativa, all'interno del contesto educativo, rappresenta un approccio evoluto alla formazione dei bambini. Non è soltanto un atto di comprensione emotiva, ma una pratica intenzionale che si basa sulla capacità di mettersi nei panni degli altri, stimolare l'immaginazione e rispondere ai bisogni e alle esigenze individuali di ogni bambino. E qui al nido d'infanzia Iride, questo principio è stato portato ad un livello superiore. Infatti la progettazione architettonica degli spazi non è stata solo una questione di funzionalità e sicurezza, ma una riflessione profonda su come gli ambienti stessi possano diventare un agente attivo nell'educazione dei bambini. Dunque questo cosa significa? Significa che gli spazi stessi, la loro disposizione, il design e l'ambiente fisico in cui i bambini trascorrono il loro tempo giocano un ruolo attivo nella loro crescita e sviluppo. Ad esempio, gli spazi sono stati progettati per stimolare la curiosità, l'interazione sociale, la creatività e l'autonomia. I colori, le forme e la disposizione degli oggetti sono stati attentamente pensati per favorire l'apprendimento informale ed il gioco spontaneo. In questo ambiente i bambini si sentono pertanto accolti, ispirati e stimolati a esplorare il mondo che li circonda. Il nido di infanzia Iride dimostra che l'empatia creativa e l'architettura educativa possono convergere in un'unica visione. Questo luogo diventa un ambiente che parla ai bambini, li coinvolge e li sfida, offrendo loro opportunità uniche per imparare, crescere e svilupparsi. Il nido d'infanzia Iride dunque aspira a essere molto di più di una semplice scuola. Si pone infatti come uno spazio a misura di bambino e insegnanti, sostenibile, accogliente e sicuro come un vero e proprio nido in cui cominciare ad esplorare il mondo. L'approccio adottato va al di là dell'apprendimento tradizionale. Cruciale è l'importanza della creatività, del gioco, senza però mai trascurare la sicurezza nell'educazione dei bambini. L'architettura, infatti, è stata progettata con l'intenzione di creare un ambiente che sia una fonte di ispirazione per i bambini e al tempo stesso un guscio protettivo. Pertanto questo guscio in legno offre una sensazione di sicurezza e invita i bambini ad esplorare il mondo circostante in modo libero e aperto, attorniati da leggerezza e sinuosità, no volumi compatti e monolitici. L'elemento chiave di questa filosofia educativa è la promozione della libertà creativa attraverso il gioco. I bambini sono incoraggiati a esplorare il mondo secondo le regole della fantasia, trasformando ogni esperienza in una fiaba educativa. Questo approccio non solo stimola la loro creatività, ma li coinvolge in un processo di apprendimento intrinseco e motivante. Esaminando ora il titolo di questa videolezione, la domanda da porsi è: perché il nido d'infanzia Ride di Guastalla è davvero un luogo da fiaba? Questo nido trae ispirazione dalla famosa pancia della balena di Pinocchio, un luogo che paradossalmente rappresenta un rifugio sicuro invece di un pericolo come nella famosa fiaba di Carlo Collodi. Questa struttura è di fatto concepita come un grande ventre materno, un luogo in cui i bambini possono crescere, apprendere e sentirsi al sicuro, mentre esplorano il mondo circostante. Inoltre, il nido d'infanzia Iride promuove una forte connessione con la natura. Questo legame offre ai bambini l'opportunità di percepire il mondo come un orologio in costante movimento.
contribuendo ad un apprendimento più profondo e a una maggiore consapevolezza ambientale. In conclusione, il nido di infanzia Iride rappresenta una visione educativa avanzata che va oltre la tradizionale parete di una scuola. Questo ambiente educativo è un'ispirazione per il futuro dell'istruzione, dimostrando come gli spazi educativi possano essere trasformati in luoghi in cui i bambini possono crescere, esplorare e sperimentare il mondo in modo completo, appagante e totalmente in sicurezza. Come abbiamo ripetuto più volte, il Nido Iride rappresenta un esempio di eccellenza nel campo dell'educazione e dell'architettura per la prima infanzia. È un chiaro esempio di come l'architettura e la pedagogia possano convergere per creare un ambiente educativo ottimale per i bambini in età prescolare. Di seguito approfondiremo ulteriormente questo concetto multidisciplinare. Architettura. La progettazione architettonica del Nido Iride è stata realizzata con una particolare attenzione alla sicurezza, alla funzionalità e all'ergonomia degli spazi. Questi ultimi sono stati concepiti per essere accessibili ai bambini con dimensioni e altezze adatte alle loro esigenze. Pedagogia. Svolge un ruolo cruciale nella progettazione del Nido Iride. Gli spazi sono progettati per promuovere l'apprendimento attivo. Gli educatori hanno lavorato al progetto in collaborazione con gli architetti per sviluppare ambienti che rispecchino l'approccio pedagogico adottato, basato su metodologie come la pedagogia Montessori o il Reggio Emilia Children. Psicologia. Gli psicologi infantili hanno contribuito al progetto considerando gli aspetti cognitivi, emotivi e sociali dei bambini. La progettazione degli spazi ha tenuto conto dell'importanza di creare un ambiente sicuro e confortevole in cui i bambini si sentano a proprio agio e siano incoraggiati a esplorare e interagire con gli altri. Antropologia. L'antropologia ha giocato un ruolo nella comprensione delle diverse culture e background dei bambini che frequentano il Nido Iride. Questa consapevolezza culturale è stata integrata nella progettazione degli spazi e delle attività educative per garantire un ambiente inclusivo e rispettoso delle diversità culturali. In sintesi, il Nido Iride è un esempio di come una visione multidisciplinare possa creare un ambiente educativo che sostenga lo sviluppo integrale dei bambini. Questa sinergia tra architettura, pedagogia, psicologia e antropologia si traduce in un luogo in cui i bambini possono imparare, giocare e crescere in modo ottimale, stimolando la loro creatività, curiosità e sviluppo sociale ed emotivo. Frutto di questa collaborazione è lo studio accurato degli ambienti che andremo di seguito ad elencare. Ambienti interni, ingresso piazza. Rappresenta il senso della comunità, luogo di incontro, di scoperta, luogo di accoglienza. Qui i bambini ogni mattina si incontrano e sostano prima di entrare nelle loro sezioni. Questo ampio spazio contiene l'angolo lettura, con scaffali, libri di diverso materiale, materassini. L'angolo dei travestimenti, con separé, abiti, scarpe, borsette. L'angolo delle costruzioni, con tavolo ovale, materiale di recupero in legno, plastica, gomma e cartone. Sono presenti 6 sezioni, 2 sezioni bimbi piccoli, 2 sezioni bimbi medi, 2 sezioni bimbi grandi. Ogni sezione è arredata in modo adeguato all'età dei bambini e prevede spazi ampi e strutturati in relazione ai bisogni dei bambini e funzionali allo svolgimento delle varie attività. Spazio per la somministrazione del pasto, spazio del sonno, insonorizzato, oscurato e areabile, permette ai bambini il riposo sia durante il mattino che nel pomeriggio. Il bagno permette e sostiene l'autonomia dei bambini attraverso l'accessibilità ai lavandini, al water, al fasciatoio e agli arredi dove riporre gli oggetti personali. Inoltre, nel nido sono presenti 4 atelier: atelier della luce, dei materiali naturali, della carta, delle attività grafiche, pittoriche, manipolative. Luogo in cui i bambini possono esprimere molteplici possibilità di espressione di conoscenza e di pensiero. Luogo dove gli arredi permettono di esporre la vasta gamma di materiali e i prodotti realizzati dai bambini, modo per gratificare e valorizzare le loro capacità. Grazie dell'attenzione.